Ciao e benvenuti su Il Portale di Storia, dove diamo voce al passato per capire il nostro presente. Oggi ci addentreremo tra i colori, le polemiche e le passioni che hanno infiammato il mondo dell'arte. Perché la protagonista di questo episodio non è solo un'opera grandiosa, è l'anima stessa del Rinascimento, la Cappella Sistina. Nel cuore del Vaticano si è consumata una delle battaglie culturali più accese del secolo scorso: il restauro degli affreschi di Michelangelo. Un'impresa titanica che ha acceso entusiasmi, ma anche furibonde critiche. Salvezza o sacrilegio? Rinascita o tradimento? Scopriamolo insieme in questo viaggio pieno di colpi di scena. Se amate l'arte, le grandi controversie e i misteri del patrimonio culturale, iscrivetevi ora al canale e attivate la campanella. Andiamo a fondo in una delle sfide più controverse della storia dell'arte. La Cappella Sistina prima del restauro. Per secoli, la Cappella Sistina ha rappresentato la vetta dell'ingegno umano. Il soffitto dipinto da Michelangelo tra il 1508 e il 1512 e il Giudizio universale completato nel 1541 sono un manifesto visivo della potenza, della spiritualità e del dramma umano. Ma dopo quasi 5 secoli, lo sporco, la fuliggine, l'umidità e l'inquinamento avevano velato quei capolavori. Le figure apparivano scure, i dettagli sfocati, i colori cupi. Il genio sembrava ingrigito. Si pensava che Michelangelo avesse scelto volutamente toni scuri e uno stile austero. Ma era davvero così? L'inizio del restauro e la prima scintilla di dubbio. Nel 1980 il Vaticano diede il via al restauro, un progetto monumentale affidato a esperti restauratori e sostenuto da sponsor internazionali come la Nippon Television Network Corporation. Inizialmente l'entusiasmo fu alle stelle. Si trattava di riportare alla luce un capolavoro sepolto dalla polvere dei secoli. Le tecniche erano tra le più sofisticate mai impiegate: analisi chimiche, solventi delicati, interventi sotto microscopio, ma già dai primi risultati si accese la miccia. I colori che emersero erano inaspettatamente brillanti, quasi violenti. Azzurri elettrici, rosa accesi, verdi vibranti. Il tratto drammatico e tenebroso che tutti associavano a Michelangelo sembrava svanito. Il mondo dell'arte si spacca in due. E fu allora che scoppiò la polemica. Il mondo dell'arte si divise in due fazioni opposte e agguerrite: i favorevoli al restauro. Secondo loro, il restauro aveva finalmente restituito al mondo il vero volto di Michelangelo, troppo a lungo frainteso. Non un artista cupo, ma un maestro del colore e del movimento. Le tonalità sgargianti non erano errori moderni, ma la sua tavolozza originale, cancellata dal tempo e dall'inquinamento. Per loro, il restauro era un atto d'amore, una rinascita necessaria, un atto di giustizia storica. I contrari al restauro. Dall'altro lato, però, c'erano critici, storici dell'arte e intellettuali che gridavano allo scandalo. Secondo loro, il restauro aveva cancellato per sempre l'essenza dell'opera. Le ombre, i chiaroscuri, la tensione emotiva erano andati perduti. Alcuni accusarono i restauratori di aver eliminato le velature originali, scambiandole per sporco. Altri si spinsero a dire che la Cappella Sistina non era più di Michelangelo. La domanda che ancora divide: ma chi aveva ragione? Era davvero Michelangelo un pittore di luce e non solo di forme? O i restauratori hanno riscritto in buona fede la sua estetica? La verità, come spesso accade, sta forse nel mezzo. Il restauro ha restituito dettagli straordinari, come i volti degli angeli, le pieghe delle vesti, i muscoli delle figure, ma ha anche modificato la percezione collettiva che per secoli si era formata intorno a quest'opera. La Cappella Sistina, insomma, è rinata, ma non senza cicatrici. Un'impresa che ha cambiato tutto. Oggi, milioni di visitatori da ogni angolo del mondo entrano nella Cappella Sistina e rimangono a bocca aperta. I colori vibrano, le figure quasi si muovono. È un'esperienza potente, mistica, quasi ultraterrena.
ma ogni sguardo è anche il riflesso di una scelta culturale. Guardiamo l'opera come era, o come volevamo che fosse. Il restauro della Cappella Sistina ha riscritto le regole del restauro stesso. Dopo di allora, nulla sarebbe più stato trattato alla leggera. Ogni intervento su opere storiche sarebbe passato al vaglio del mondo con occhi critici, affilati, attenti. La conclusione: salvezza o tradimento? Il restauro della Cappella Sistina non è solo una pagina di storia dell'arte, è un manifesto culturale, un campo di battaglia tra conservazione e innovazione, tra fedeltà e coraggio. E ora la parola spetta a voi. Secondo voi è stato un gesto eroico o un errore irrimediabile? Abbiamo davvero riscoperto Michelangelo o gli abbiamo messo in mano colori che non avrebbe mai usato? Scrivetelo nei commenti. Apriamo un dibattito storico e culturale come piace a noi, qui su Il Portale di Storia. Se questo video vi ha fatto riflettere, lasciate un like, condividetelo con chi ama l'arte e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime grandi storie. Ci vediamo presto, dove la storia prende vita.